Ciao a tutti, io sono Carlo del corso di fotografia online e gratuito di Player 2 Lighting e in questo episodio rispondiamo alla domanda: ho più sfocato a 18 mm f3.5 o a 55 mm f5.6? Questa è una domanda che mi viene posta molto spesso da chi ha appena comprato la prima macchina fotografica e sta prendendo confidenza con il 18-55 mm, che è l'obiettivo standard incluso con quasi tutte le marche di macchine fotografiche. Questo obiettivo ha un valore minimo di apertura del diaframma variabile, ovvero a 18 mm il valore minimo che riusciamo a impostare è f3.5 e via via che aumentiamo la lunghezza focale e andiamo verso i 55 mm, questo valore minimo via via sta salendo insieme alla lunghezza focale, in pratica fino a quando a 55 mm il valore minimo di apertura del diaframma che possiamo impostare è f5.6. A questo punto viene il dubbio in quale dei due estremi la profondità di campo è più stretta e quindi lo sfocato è maggiore. L'effetto di sfocare di più lo sfondo di solito è ricercato soprattutto nella ritrattistica e nella fotografia di oggetti per separare maggiormente il soggetto della nostra fotografia dallo sfondo. Facendo sì che il soggetto occupi la stessa area in tutti e due i casi, l'accoppiata dove la profondità di campo è più stretta e quindi lo sfocato maggiore è 18 mm a f3.5. A 55 mm f5.6 abbiamo un po' più di dettagli a fuoco davanti e dietro al soggetto e quindi lo sfocato è leggermente minore, ma solitamente, a dire la verità, in questi due casi difficilmente riusciamo a notare una vera differenza per quanto riguarda la profondità di campo. E proprio per questo, se stiamo scattando un ritratto o una foto di un oggetto, solitamente conviene scattare a 55 mm f5.6. Questo perché succedono due cose. La prima è che lo sfondo praticamente viene ritagliato, vediamo una sezione di sfondo più piccola, quindi viene ingrandito, e questo fa sì di avere meno dettagli che distraggono intorno al soggetto. Se vediamo la fotografia a 18 mm vediamo un po' più della scena intorno al soggetto, intorno e dietro al soggetto, mentre a 55 mm questo sfondo è più ritagliato e quindi ci concentriamo maggiormente sul soggetto. E inoltre, visto che è così ingrandito, ci dà anche un po' l'illusione di avere uno sfocato maggiore di quello che è effettivamente. La seconda cosa che succede a 55 mm, a prescindere dal valore di f che stiamo utilizzando, è che visto che ci stiamo allontanando dal soggetto che vogliamo scattare per averlo che occupa la stessa area all'interno della composizione, la prospettiva è meno distorta, quindi il viso della persona appare più normale. Se confrontiamo le fotografie a 18 mm vediamo che c'è un effetto un po' da lente di ingrandimento che solitamente non è piacevole, soprattutto nei ritratti classici. Ma in conclusione il consiglio che do sempre, soprattutto su queste questioni dove ci sono piccole differenze a livello numerico e tecnico, è di fare le nostre prove effettivamente, perché non è sempre detto che il risultato ideale, diciamo che le regole dicono che sia migliore, è quello che fa per noi. Infatti molto dipende dal nostro stile e dallo scopo delle nostre fotografie. Come sempre potete scrivermi a carlo@player2.com per dubbi o suggerimenti, potete seguire Player 2 Lighting su Twitter o Instagram a @player2 oppure su Facebook a facebook.com/p2lighting. Mi raccomando, iscrivetevi alla newsletter di Player 2 Lighting a player2.com/newsletter e visitate il sito a player2.com e il forum a player2.com/forum. Grazie per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo!